La Biblioteca Civica conserva oggi un patrimonio di inestimabile valore, formato da oltre 730.000 libri a stampa editi dopo l'anno 1600, 12.500 edizioni del secolo XVI, oltre 2.500 edizioni a stampa incunabole, quindi stampate tra la metà e la fine del 1400, 9.000 manoscritti antichi, pergamene, circa 20.000, fotografie, 12.000 titoli di periodici, oltre 30.000 musiche, dipinti, sculture, arredi storici, 2 straordinari globi di Vincenzo Maria Coronelli e un ricco patrimonio archivistico che comprende, oltre all'archivio storico della città di Bergamo, l'archivio storico della Fondazione della Misericordia Maggiore dal 1265 al 1797 e più di 70 archivi di enti, famiglie, istituzioni e persone che arrivano sino alla metà del Novecento e documentano la vivacità intellettuale e produttiva della città. L'attività della biblioteca è estremamente varia anch'essa. Si tratta di una biblioteca pubblica, quindi aperta a tutti. Il patrimonio è di tutti, a disposizione della cittadinanza, degli studiosi che arrivano qui da tutto il mondo, ma anche dei singoli lettori. La bellezza del palazzo che ospita le collezioni favorisce appunto lo spazio della lettura, favorisce la riflessione ed è un luogo frequentato anche fuori dagli orari normali della consultazione per iniziative didattiche, culturali, concerti, presentazioni di volumi, convegni e attività divulgative di alto profilo che sono proprio connaturate con la missione dell'istituzione. Il patrimonio viene costantemente arricchito e incrementato con acquisti che sono mirati ad essere coerenti con le collezioni di origine e a rappresentare in modo significativo la cultura italiana prevalentemente di ambito umanistico. All'interno della biblioteca si trovano alcune raccolte speciali. Una è rappresentata nella sala nella quale ci troviamo, è la raccolta tassiana. Si tratta della più importante raccolta bibliografica esistente al mondo di opere di Bernardo e Torquato Tasso, padre e figlio. Torquato Tasso, illustre letterato, è discendente di una famiglia che ha lasciato grandi segni non solo nella storia cittadina italiana, ma nella storia europea. Si deve alla famiglia Tasso la creazione del primo sistema postale europeo. Altra raccolta estremamente significativa è quella dei disegni dell'architetto Giacomo Quarenghi, migrato da Bergamo nella Russia di Caterina II e ispiratore e creatore di una gran parte dei principali edifici pubblici di San Pietroburgo. Tra le preziose raccolte conservate dalla biblioteca, il Nucleo delle musiche, all'interno delle quali è conservato il manoscritto originale con la partitura completa della Lucia di Lammermoor insieme ad altri preziosi manoscritti donizettiani. A questo proposito mi piace ricordare che la biblioteca ha una seconda sezione musicale collocata in quella che è stata per molto tempo la scuola di musica della città, che conserva un altro ricco patrimonio autografo sia donizettiano sia rappresentativo di altri importanti musicisti bergamaschi. Tra questi ricordo Alfredo Piatti. La biblioteca, dicevo, è un luogo vivo al quale collaborano preziose iniziative legate ad associazioni, tra queste importantissimo il Centro di Studi Tassiani che promuove annualmente un premio internazionale, l'Osservatorio Quarenghi destinato a valorizzare proprio la grande ricchezza del patrimonio quarenghiano e un'attivissima associazione di amici della biblioteca che sostiene in ogni modo le attività della biblioteca stessa.
Oltre alle attività tipiche della biblioteca volte alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione del patrimonio, noi siamo molto attivi in ambito sociale, abbiamo importanti progetti sociali quali il laboratorio di conservazione che viene gestito con un gruppo di ragazzi seguiti dal Servizio Disabili del Comune di Bergamo, e nell'ultimo anno abbiamo anche avviato un importante progetto di inclusione delle comunità straniere della città che collaborano con noi per accogliere la nostra cultura anche attraverso le proprie lingue di origine e le proprie esperienze culturali. La vivacità delle iniziative è premiata da un afflusso costante del pubblico che riconosce appunto nella biblioteca un istituto identitario della città, perché qui è conservata la memoria e qui si sono formate moltissime personalità, una delle quali ricordiamo sempre è quella di Giovanni XXIII, che fu Papa fino al 1963 e che proprio nelle sale della biblioteca civica iniziò la sua formazione. Presso i nostri fondi ebbe modo di studiare la formazione delle attività laicali degli istituti di beneficenza della città e forse proprio a questi studi ispirò una buona parte della sua attività pontificale. La ricchezza di questa biblioteca e il forte senso di appartenenza dei cittadini di Bergamo hanno fatto sì che proprio da qui, alla fine degli anni 70 del Novecento, si avviasse un percorso molto importante che ha dotato la città di un sistema diffuso di biblioteche in tutti i quartieri, che ha generato la nascita di una grande biblioteca di pubblica lettura intitolata ad Antonio Tiraboschi, che è stato uno dei grandi direttori di questa biblioteca. Biblioteche che interagiscono grazie a un sistema di rete, sia informatico sia di diffusione, anche con altre biblioteche speciali della città che ci sono molto care e che sono le biblioteche dei musei, per esempio. La biblioteca del Museo dell'Accademia Carrara e della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, la grande biblioteca scientifica legata al Museo Caffi e la biblioteca del Museo Archeologico. È un patrimonio librario di grandissima rilevanza che colloca Bergamo tra le città importanti della Lombardia. Ricordo che ci poniamo come patrimonio librario secondi solo rispetto a Milano. Tra i fondi più moderni di queste biblioteche sono importanti da ricordare anche i fondi di periodici. Parlavo prima della circolazione del libro nella seconda metà del Quattrocento. I periodici sono stati invece il veicolo della circolazione culturale, oltre che delle informazioni, a partire dalla fine del Seicento, quando comincia a svilupparsi il pensiero scientifico ed enciclopedico, e soprattutto con grande rilevanza nel Settecento, nell'Ottocento e per tutto il Novecento. Tra i ricchissimi fondi di periodici di questa biblioteca ce n'è uno di rilevanza internazionale, proviene dall'Istituto Italiano d'Arti Grafiche, che fu un grande istituto tipografico attivo a Bergamo, e che conservava al proprio interno un'emeroteca internazionale. Questa emeroteca è oggi presso la Biblioteca Mai e conserva oltre 500 testate di periodici italiani e internazionali del modernismo di tutto il mondo, non solo europeo. È una raccolta di grandissima importanza, oggetto di studi ancora oggi aperti. Se dovessi identificare in poche parole i caratteri salienti di questa biblioteca, penserei al grande rapporto tra la città e la sua istituzione, alla forte rappresentatività del collezionismo librario, al senso civico che ha sempre ispirato le attività dell'istituto, all'impegno fortissimo del Comune di Bergamo per il suo sostegno e al profondo senso di mecenatismo degli abitanti di Bergamo.
e non solo, che hanno sempre alimentato e arricchito questa biblioteca. Ultimo esempio del mecenatismo rivolto all'arricchimento dei preziosi fondi della biblioteca, il conferimento incomodato quasi perpetuo del Codice Baruffaldi, ritenuto il manoscritto autografo della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso.